Buongiorno a tutti della parete est del Monte Rosa. In questo momento ci troviamo sopra Macugnaga. Sono in compagnia di Luca Sergio, fondatore della pagina Meteo Live VCO, ma dopo ci parlerà meglio del suo lavoro. Oggi stiamo andando a lavorare per voi. Andremo ad installare una nuova webcam sulla parte finale del ghiacciaio del Belvedere, giusto? Sì, in prossimità della biforcazione della lingua di ablazione del ghiacciaio del Belvedere. Siamo agli inizi dell'autunno, ha già fatto la prima nevicata, il paesaggio sarà spettacolare. Abbiamo adesso, quando si aprirà un po' meglio il paesaggio, vi faremo vedere la parete est che brilla di luce propria, di questo candore della prima neve spettacolare, veramente magnifico. E niente, adesso camminiamo, andiamo a lavorare. Allora Luca, mi dicevi che qui hai installato anche una stazione meteo? Sì, la stazione meteorologica del ghiacciaio Belvedere è attiva dal 2013, a parte qualche mesetto perso per la frana l'anno scorso. Adesso la stazione meteorologica è installata qua provvisoriamente, ma spero nel prossimo periodo di rispostarla nel posto dove è stata per tanti anni, più vicino alla morena del ghiacciaio. Questo video è realizzato in collaborazione con Reolink, che mi ha fornito questa videocamera che si può monitorare da remoto grazie alla sua SIM integrata 4G. Io oggi questa videocamera la donerò a Luca e a Meteo Live VCO e tutti quanti potrete goderne, potrete avere questa fantastica vista sulla parete est del Monte Rosa tutto l'anno. Vi faccio vedere un po' di che cosa si tratta. Ecco qui la videocamera, la Go Ranger. Come possiamo vedere è una videocamera color camouflage, perché è fatta apposta, progettata appositamente per avvistamenti in natura, quindi per avvistamenti di fauna selvatica. C'è il suo supporto per il montaggio sia su alberi o, come nel nostro caso, andremo a installare su un palo metallico, e la sua cinghia e l'antenna per migliorare la ricezione. La videocamera ovviamente è impermeabile, come vi dicevo funziona con una SIM che ci viene fornita da Reolink, ma possiamo, volendo, installare anche una nostra SIM di nostra preferenza, e ruota a 360 gradi, registra in 4K, quindi è una videocamera che insomma registra con altissima qualità come tutte le altre videocamere di Reolink. Nel caso ci fosse il passaggio di un animale selvatico, riceveremo sull'applicazione di Reolink una notifica in diretta e potremo verificare subito di che cosa si tratta. Quindi può essere sia utilizzata come videocamera per avvistamenti di fauna selvatica che anche per questioni di sicurezza. Viene già fornita anche col suo pannello fotovoltaico, sempre con la livrea camouflage, con supporto per installazione e cinghia anche in questo caso, quindi la videocamera è proprio ideata per utilizzo in natura. Ve la faccio vedere magari un po' più da vicino. Noi adesso andremo a installarla qui con questa vista panoramica spettacolare. Insomma, spero che tutti possiate goderne. Vi lascio tutti i link in descrizione di questa videocamera, ringrazio Reolink e proseguiamo col nostro lavoro. Adesso noi proseguiamo con l'installazione della videocamera, poi Luca ci racconterà un pochino della sua attività. La cinghia, c'è anche questo la cinghia. Questo capito si mette
Allora Luca, abbiamo detto, fondatore della pagina Meteolive VCO, ci vuoi raccontare un pochino com'è nata tutta questa cosa, di cosa ti occupi, cosa fai? Anche, cioè nel senso, è il tuo lavoro questo qui o lo fai per passione? Lo faccio per passione, mi piacerebbe farlo per lavoro, ma ancora non ci sono riuscito. La passione per la meteorologia e per la climatologia, per i ghiacciai. Ho fatto diverse escursioni su un po' di ghiacciai, prendendo rilievi frontali, dei voli aerei nel 2016 con un ultraleggero, fotografando un po' tutti i ghiacciai dell'Ossola. Allora, sono praticamente, Luca, sono quindi 12 anni di monitoraggio? 12 anni, sì, qua la telecamera posizionata al Belvedere sta monitorando il ghiacciaio alla parete est dai primi del 2014 mi sembra, e con anche la stazione meteorologica. Ho registrato oltre 160 eventi valanghivi dalla parete in questi anni qua, cercando di capire quali sono i settori della parete più interessati proprio dalle valanghe. In che condizioni è il ghiacciaio del Belvedere? È messo molto molto male. Nei primi anni 2000 qua, se guardavo adesso, 25 anni fa, vedevo un muro di ghiaccio davanti a me, non vedevo una vallata che va giù. Certo, c'era anche, aveva appena iniziato forse il fenomeno della surge, quindi una grande massa di ghiaccio che è scesa giù dalle pareti e si è riversata a valle. Però comunque sia, la fronte del ghiacciaio Belvedere, la fronte sinistra del lobo sinistro, arretra mediamente di circa 30 metri all'anno. Quindi io ho sentito che entro il 2100 praticamente resteranno quasi ed esclusivamente i ghiacciai oltre i 4000 metri di quota. Questo era il dato che avevo sentito. Quindi diciamo che probabilmente nell'arco della nostra vita riusciremo a vedere praticamente la cancellazione completa del ghiacciaio del Belvedere, quasi. Sì, Presumibilmente. sì. Teniamo conto una cosa, che la lingua di ablazione è lunga 2 km e 700 metri, a 30 metri all'anno, fino al 2090 la lingua di ablazione dovrebbe rimanere, poi è sempre più ricoperta dal detrito, da sassi, oramai è diventato un rock. Vabbè, io conto di campare fino al 2090, cioè, scusa. Sì, che poi questo è un ghiacciaio molto particolare perché non è il classico ghiacciaio bello bianco e lucente, ecco, no? Sì, si è ricoperto. Questo perché diventa più piccolo e naturalmente le moreni laterali, non avendo più la pressione del ghiacciaio che le tiene lì, tendono a cadere verso l'interno e quindi tutti i sassi e il materiale si riversa sopra il ghiacciaio. Più avanti, se si va giù davanti alla fronte, guarda che trovi anche una prateria sul ghiacciaio, perché sulla superficie si forma anche della materia organica, delle piccole erbe, dei fiori. Sì, che oltretutto fa anche da protezione contro l'irraggiamento solare, questa cosa serve un pochino come coperta per Certo, lo anche il preserva, ghiacciaio, sì. no? Infatti dopo lo andremo a vedere, il ghiacciaio in mezzo dalla bocca glaciale arretra sempre di più, ma all'interno delle morene c'è il ghiaccio antico che è rimasto lì ed è ricoperto appunto dalle morene. Questa è una delle cose che mi affascina sempre molto del ghiacciaio, questo qui del Belvedere, proprio il fatto che non è solo quello che si vede, ma c'è anche sotto un mondo nascosto, sotto questi detriti, sotto addirittura il terreno e la vegetazione c'è ancora del ghiaccio sotto. E questo ghiaccio è tutto il ghiaccio che praticamente scende da tutti i 4000 che circondano proprio questo ghiacciaio e che poi insomma tramite le varie seraccate si accumulano in questo grande bacino di ablazione, no? Beh, diciamo che il ghiacciaio del Belvedere un tempo probabilmente fino alla fine della PEG, questa piccola era glaciale, quindi fino a quasi il 1800, era alimentato dal ghiacciaio delle Locce, era alimentato dal ghiacciaio centrale del Monte Rosa, era alimentato dal ghiacciaio Norden, uno dei più grossi. Devi sapere che i due ghiacciai, il Belvedere e il Norden, sono i due ghiacciai qua sulla parete che ancora mostrano un segno di movimento a valle. Con la neve che fa d'inverno riesce comunque a produrre ghiaccio e c'è il movimento a valle. Poi chiaramente a fondo valle, dove c'è la fronte, lì fa anche troppo caldo oramai e lì si ritira tanto. Si univano tutti insieme ad alimentarlo.
Quindi adesso è come se praticamente queste tre lingue glaciali fossero a un certo punto come sbarrate. Oramai sono distaccate completamente, si sono ritirate, la fronte del Norden, prima era collegato a 2000 metri, adesso la fronte del Norden è arrivata su a 2006, 2005. Lo stesso vale per il ghiacciaio delle Locce, che fino agli anni 80 arrivava fin dentro nel lago, fino ai primi anni 80, e adesso invece si trova su in quota. Vabbè, sono cambiamenti climatici che sono costantemente percepibili e visibili a distanza di davvero pochi anni ormai, perché stiamo parlando di 10, 20, poi ovviamente più si estende il range di tempo, più i cambiamenti sono veramente imponenti, importanti, no? E vabbè, questo insomma è il cambiamento climatico, sappiamo tutti le cause del cambiamento climatico, però vabbè, sappiamo anche che c'è chi è convinto che siano le scie chimiche e robe di questo genere, no? Le pagine a cui noi guardiamo le videocamere, che insomma è una cosa che noi diamo tanto per scontato, comunque dietro a quelle videocamere c'è sempre tanto lavoro di persone come Luca, che lo fanno così, di loro iniziativa, per passione, come ci sta raccontando. Quindi insomma, cioè, quantomeno cerchiamo di supportarlo seguendo la sua pagina, non so, poi ci dirai tu in che modo si può supportare l'associazione. Beh, l'associazione è un'associazione no profit, può sostenerla sia diventando dei soci sostenitori, diventando socio amici, con solo anche 40 euro all'anno, la tessera annuale si può fare, oppure si può dare quello che si vuole, non è che sì, si può sostenere l'associazione diventando socio sostenitori. Con Luca abbiamo completato l'installazione della videocamera Reolink che ho donato alla sua associazione. Adesso cercheremo di capire se riusciremo a tenerla pubblica, visibile per tutti, perché ci sono insomma delle difficoltà, potrebbero esserci delle difficoltà tecniche che proveremo a risolvere. Comunque Luca gestirà da novembre, quando uscirà questo video, insomma io adesso creerò un po' di time lapse per farvi vedere la bellezza del ghiacciaio, dei mutamenti del clima e così via. Poi se ne occuperà Luca, che sicuramente tramite la sua pagina Meteo Live VCO provvederà, oltre insomma a fornire le visuali in diretta di tutte le sue videocamere che ha piazzato in giro per l'Ossola, pubblicherà anche insomma qualche cosa di interessante, come magari time lapse dell'andamento proprio del ghiacciaio nel corso del tempo e così via. Speriamo che possa anche contribuire a migliorare il monitoraggio degli eventi valanghivi con la webcam storica oltre 160 eventi dal 2014. Con questa nuova installazione, grazie a Luca, miglioreremo sicuramente il servizio. Questa è una telecamera insieme a quella su là, della parte di là, la vedi là? È del Politecnico di Milano. Loro fanno delle immagini, mi sembra in 3D, da più angolazioni della fronte del ghiacciaio. Ci troviamo a circa 1800 metri di quota. Questa dietro di me è la fronte sinistra del lobo sinistro del ghiacciaio del Belvedere. Potete vedere che sul lato sinistro c'è un grosso avvallamento, una mancanza, no, proprio di ghiacciaio. Quello è stato tutto sciolto, è stato tutto macinato, rovinato con l'alluvione di Macugnaga di soli pochi mesi fa. Mentre dalla parte di lì vediamo la fronte che mediamente arretra una trentina di metri all'anno, ma sappiamo che là sotto tutto quel detrito lì, c'è del ghiaccio molto molto antico che viene preservato dalla copertura detritica. Quando diciamo ghiaccio molto antico, riusciamo a stabilire una datazione? Bisognerebbe fare un po' di calcoli, vedere la velocità di discesa che ha il ghiacciaio del Belvedere, ma oramai ha più solamente un arretramento, anche se in alto i bacini di carico caricano ancora quando nevica, però poi viene tutto falsato poi in estate con le grandi ondate di calore, è più quello che si fonde che non quello che si forma in inverno. Girandoci di qua invece possiamo vedere, se seguite questa linea qua,
della roccia, lì arrivava fino lì nel 1800, alla fine della Peggia. Quindi dove vediamo quello sperone roccioso lì? Sai che è cresciuta, si vedeva molto meglio è comunque tutto là in cima. Ok. Quindi Alla fine della Peggia il ghiacciaio arrivava a sormontare anche di più. Ok, quindi stiamo parlando di spessori, in questo caso così ad occhio stiamo parlando di sicuramente più di un centinaio, forse 200? Ah, sicuramente. Mentre questa linea che vedete qua, la riesci a inquadrare? Sì. Questa linea che vedi qua così, invece qui è quando ha fatto la surge nel 2000, cioè dal 2000 a oggi è arretrato da questa posizione fino a là, in 25 anni. Bene Luca, chiudo qui questa esperienza con te, è stato molto interessante vedere da vicino il tuo operato. Continueremo ovviamente a seguire la pagina Method Live VCO, mettiamo i link in descrizione, così adesso il tuo pubblico aumenterà esponenzialmente, sicuramente. Vi ricordo di iscrivervi al canale, mettete un like, lasciate un commento se vi va. Grazie a Luca, ci vediamo alla prossima. Ciao, grazie a tutti. Ciao a tutti.